Cosmo. Quando cerchi, cerca con attenzione. Il mio saluto a tutti e tutte le libere ricercatrici, libere da preconcetti e dalle incessanti notizie inquinanti, per allontanarci sempre più dalla reale esperienza nel meraviglioso percorso di vita di questo regno piano che ci ospita. Tutto il sapere che ci viene distribuito è stato manomesso, occultato, inventato per farci cadere e credere nel malessere, nella paura e nelle assurde aspettative di scarsità. A volte, non sempre, le cose sono chiare. Come quando si vanno a cercare i funghi è importante aprire gli occhi, la vista e il cuore. La verità è davanti agli occhi, basta scartare la corruzione che è stata aggiunta. Da Wikipedia, Cosmo. Con il termine cosmo in filosofia si intende un sistema ordinato e armonico. L'origine della parola è il greco cosmos, che significa ordine, in particolare quello assunto dall'esercito schierato per la battaglia, ed è il concetto opposto a caos, la parola cosmetico deriva dalla stessa radice. Il concetto di ordine traslato non agli eserciti schierati, ma agli astri e all'armonia della volta celeste, viene attribuito per la prima volta ai pitagorici della scuola italica di Crotone. La scuola pitagorica o scuola italica, appartenente al periodo presocratico, fu fondata da Pitagora a Crotone intorno al 530 a.C., sull'esempio delle comunità orfiche e delle sette religiose d'Egitto e di Babilonia, terre che, secondo la tradizione, egli avrebbe conosciuto in occasione dei suoi precedenti viaggi di studio. Come si legge, siamo nel 530 a.C. e si parla semplicemente di volta celeste, armonia degli astri nella volta celeste. Tutto il resto che si legge su Cosmo è stato aggiunto. Nel linguaggio scientifico Cosmo è considerato sinonimo di universo. Rileggiamo, è considerato sinonimo, non è sinonimo di universo, in particolare in relazione al continuum spazio-temporale dentro l'ipotetico multiverso. Sinonimi di ipotetico: supposto, presunto, eventuale, immaginario, prospettato, dubbio, incerto, possibile, presumibile, pertanto assolutamente non reale. Multiverso. In fisica teorica il multiverso, si parla di fisica teorica, non di realtà, è un'idea che postula l'esistenza contemporanea di altri universi fuori dal nostro spazio-tempo, spesso denominati dimensioni parallele. Sì, avete letto bene, è un'idea, una teoria che postula l'esistenza contemporanea di altri universi. Solo aver letto fino a qui ci ha portato lontanissimi da qualsiasi realtà. Torniamo un attimo indietro e rileggiamo. Nel linguaggio scientifico Cosmo è considerato sinonimo di universo. Leggiamo solo l'inizio le origini della scienza moderna. Da dove viene la scienza moderna? Fino a poco tempo fa gli storici hanno per lo più raccontato la seguente narrazione. La scienza moderna fu inventata in Europa tra il 1500 e il 1700. La storia comincia in genere con l'astronomo polacco Niccolò Copernico, il quale nell'opera De Revolutionibus Orbium Coelestium, sulle rivoluzioni delle sfere celesti, 1543, sostenne un'idea radicale: la Terra ruota attorno al Sole. Fin dai tempi degli antichi greci, in effetti, gli astronomi avevano sostenuto che fosse la Terra ad essere al centro dell'universo. Per la prima volta i pensatori scientifici dell'Europa del XVI secolo sfidarono la saggezza degli antichi. Rileggete bene, i pensatori scientifici, non gli scienziati, sfidarono la saggezza degli antichi. È sempre tutto scritto in chiaro. Basta leggere bene, perché la verità non si lascia mai mascherare completamente nelle opere create dall'uomo. In russo la parola cosmos significa semplicemente spazio. Osserviamo come viene corredata la pagina di Wikipedia con questa immagine. Miniatura di Battista Agnese raffigurante il cosmo, con al centro una mappa mundi attorniata dalle sfere celesti
e da uno zodiaco, XVI secolo. L'immagine è stata composta nel XVI secolo e la descrizione non accenna alla volta celeste, ma alle sfere celesti. Come si vede, il cerchio è stato chiuso come un recinto che ingabbia gli esseri umani dall'indagare liberamente attraverso le proprie intuizioni e sottostare alle fantasie inventate e manomesse dall'uomo attraverso la divulgazione della falsa storia, che viene insegnata attraverso la scuola obbligatoria di pensiero unico dal regime in atto.